bentornati sul mio canale. Oggi nel questo tutorial voglio mostrarvi come creare questo ciondolo che io ho chiamato musubi perché gli musubi sono delle polpette di riso giapponesi e questo ciondolo mi ricorda moltissimo la loro forma. Vedete che questo ciondolo è molto brillante e contando anche il fatto che ho usato dei bicono di vetro e non in cristallo Swarovski, quindi sicuramente con i cristalli Swarovski potrà essere ancora più brillante, però anche così con i bicono di vetro il risultato insomma mi soddisfa abbastanza. Allora, questo è un ciondolo piatto ed è molto semplice da fare, adatto anche per principianti. Questo ciondolo ovviamente va bene anche se realizzato come orecchino, se vi piacciono gli orecchini grandi. Ora vediamo quali sono i materiali. I materiali che ci occorrono sono Rocaille 8.0 e Rocaille 11.0, delle Super Duo, cipollotti 3x4 mm, bicono da 4 mm, un gancetto come questo o una monachella nel caso vogliate fare un orecchino, e ovviamente un ago. Io questo che uso è un Big Eye, e un filo di nylon come questo da 0,18 mm. Iniziamo. Il primo passaggio da fare è quello di inserire sul lago una rocaille 11, un cipollotto, un bicono, un cipollotto e una rocaille 11, e praticamente dobbiamo inserire sul lago questa sequenza di cipollotto, bicono, cipollotto per 3 volte e intervallarle con una rocaille 11.0. E adesso vi faccio vedere le altre infilate. Quindi inseriamo, scusatemi, allora qua abbiamo finito con un 11.0, quindi dobbiamo inserire un cipollotto, un bicono, un cipollotto e una rocaille 11, e poi di nuovo cipollotto, bicono e cipollotto. Ok, quindi questa è la sequenza di perline che dobbiamo inserire e dobbiamo chiudere a cerchio. Una volta chiuso a cerchio mi porto ad uscire da un cipollotto che precede una rocaille, e sopra questa rocaille andiamo a inserire 3 rocaille 11.0 e ci inseriamo nel cipollotto successivo, e si verrà a creare così un picot. Quindi adesso sopra il bicono dobbiamo andare a creare un arco fatto da una rocaille 11.0, 3 super duo e un'altra rocaille 11, e ci inseriamo nel cipollotto successivo. Ecco qua. E praticamente dobbiamo ripetere questi due passaggi per tutto il giro. Quindi sopra la rocaille 11.0 facciamo il picot da 3 rocaille 11.0 e sopra il bicono invece mettiamo rocaille 3 super duo rocaille, e ci vediamo alla fine del giro. Una volta finito il giro, questo è il risultato, e mi sto portando ad uscire dall'oracaille 11.0 di punta del picot, e a questo punto inserisco sul lago una rocaille 11, un bicono e una 11,
ed entro nel foro superiore della superduo che segue. Ok, a questo punto tra una superduo e l'altra inserisco una rocaille 8-0, quindi una qui e un'altra tra la seconda e la terza. Ok, e qui inserisco di nuovo una rocaille 11-0, un bicono e una 11 e mi inserisco nella rocaille di punta del picot successivo. Ecco qua. Quindi uscendo dalla rocaille centrale del picot inserisco una 11 bicono e una 11 ed entro nel foro superiore della prima superduo. Tra una superduo e l'altra metto le 8-0 e poi ripeto la sequenza di 11 bicono 11 tra la superduo, tra le superduo, quindi sia qui che qui, tra le superduo e la rocaille 11-0 centrale del picot. E ci vediamo alla fine del giro. Allora, finito il giro, mi porto ad uscire da una rocaille 8-0 e non vi preoccupate se il lavoro si curva come in questo caso, perché andando avanti nella lavorazione poi tutto quanto si appiattirà. Quindi uscendo dalla rocaille 8-0 inserisco sul lago 3 rocaille 11-0 ed entro nella 8-0 successiva. Entro anche nella superduo, nella rocaille 11-0 successiva e entro nel bicono. Ok, quindi in questo spazio tra un bicono e l'altro inserisco 3 superduo ed entro nel bicono che segue. Ecco qua. Quindi nuovamente mi inserisco nella rocaille 11-0, nella superduo e nella 8-0 che seguono. E nuovamente sopra la superduo centrale vado a fare un picot di 3 rocaille 11-0. E dobbiamo fare questi due passaggi per tutto il giro, quindi tra un bicono e l'altro inseriamo 3 superduo e sopra la superduo centrale tra le due rocaille 8-0 faccio un picot di 3 rocaille 11-0 e ci vediamo alla fine del giro. Terminato il giro, sto uscendo da una rocaille 8-0, quella che si trova tra la seconda e la terza superduo, e in questo punto inserisco una rocaille 11, un cipollotto e un'altra rocaille 11 e mi inserisco nel foro superiore della superduo, della prima superduo che segue. Ecco qua. Tra una superduo e l'altra inserisco una rocaille 8-0 e qui uscendo dalla superduo inserisco sul lago una 11, un cipollotto e una 11 e mi inserisco nella prima 8-0 che mi trovo davanti.
Ok, e dobbiamo fare questi passaggi per tutto il giro. Quindi qua inseriremo cipollotto rocaille, no, rocaille cipollotto rocaille, scusate, tra le super 2 e le 80 e di nuovo rocaille cipollotto rocaille qui, qui, quindi in pratica sopra ad ogni bicono. Ok, a questo punto terminato il giro, sto uscendo da una rocaia 80 che si trova in mezzo alle super duo e nuovamente vado a creare il picot inserendo sul lago 3 rocaie 11,0 ed entro nella 80 successiva. A questo punto dobbiamo fare questo passaggio per questi due altri vertici, quindi qua dobbiamo passare attraverso tutte queste perline, inseriamo le 3 rocaie qui, passiamo attraverso quest'altro lato e inseriamo altre 3 rocaie su questo vertice e ci vediamo dopo. Allora, a questo punto della lavorazione vedete che tutto quanto si è praticamente appiattito. Adesso sto uscendo da un cipollotto e inserisco sul lago una 11,0, un bicono e un'altra 11 e mi inserisco nella punta del picot che mi trovo davanti. Ok, di nuovo inserisco una 11, un bicono e una 11 ed entro dentro al cipollotto. Di nuovo inserisco una 11, un bicono e una 11 e mi inserisco nella seconda rocaia 11,0, quindi nella punta. Di nuovo una 11, un bicono e una 11 e mi inserisco nel cipollotto che viene dopo. Ok, e in pratica dobbiamo fare questo passaggio per tutto il giro. Terminato il giro, sto uscendo dalla rocaia 11,0 che segue il bicono e in questo spazietto tra le due rocaie inserisco un'altra 11,0 ed entro nella rocaia successiva, anche nel bicono e nella rocaia 11,0 che seguono. Ok, sopra il cipollotto inserisco 3 rocaie 11,0 ed entro nella 11,0 nel bicono e nella 11,0 successive. Ok, qui di nuovo mettiamo una rocaia 11,0 ed entro nella rocaia, il bicono, rocaie che seguono. Dobbiamo fare questo passaggio per tutto il giro, quindi sopra il bicono metteremo, scusate, sopra il cipollotto metteremo 3 rocaie e qui tra le due rocaie, tra i due bicono, inseriremo un'altra rocaia. Ci vediamo dopo. Eccoci alla fine del giro e il ciondolo è quasi finito, quello che manca da fare è solamente l'asola per mettere il gancetto o la monachella. Allora io sto uscendo dalla rocaia di punta del picot di uno dei 3 vertici di questo ciondolo e quindi adesso inserisco sul lago 6 rocaie 11,0, 3, 4,
5 e 6 e vediamo se riesco a mettere a fuoco, ecco, e entro nella stessa rocaille ma dall'altra parte, ed ecco qui. Adesso ripassiamo in queste perline che abbiamo appena inserito per rafforzare il lavoro. Ok, io direi che è meglio passarci attraverso altre 2 o 3 volte, poi facciamo il nodo all'interno della lavorazione e il ciondolo è praticamente finito. Se vedete che la lavorazione tende a incurvarsi, basta che lo appiattite contro una superficie solida ed ecco qui che il ciondolo torna bello dritto. Ed eccoci alla fine di questo video. Il ciondolo musubi è finito ed ora è completo anche del suo gancetto e io lo trovo molto bello in entrambe le colorazioni. Magari fatemi sapere nei commenti quale vi piace di più e niente, ci vediamo alla prossima. Ciao!